Gli aggettivi interrogativi si usano per chiedere, tramite domande dirette o indirette, l'identità, la qualità o la quantità del nome a cui si riferiscono. Nella lingua italiana gli aggettivi interrogativi sono i seguenti: che, invariabile in genere e numero; quale, maschile e femminile singolare; quali, maschile e femminile plurale; quanto, maschile singolare; quanta, femminile singolare; quanti, maschile plurale; quante, femminile plurale. Esempi del loro uso in domande dirette, cioè domande che presentano un punto interrogativo e rivolte direttamente a chi ascolta. Che lavoro svolgi? Quale colore preferisci? Quanti libri hai letto l'anno scorso? Esempi del loro uso in domande indirette, cioè introdotte da un verbo o sostantivo indicante richiesta. Mi chiedo quali problemi hai dovuto affrontare. Dimmi quanti panini devo comprare. Alla mia domanda su quanti francobolli avesse non ha risposto. Vediamo ora quali sono le loro particolarità e quando si usano. Che è invariabile ed è usato per fare domande sull'identità o sulla qualità del nome a cui si riferisce. Ecco degli esempi. Che dolce hai ordinato? Che film stai vedendo? Dimmi che ora è. Mi chiedo che profumo usi. Quale varia solo nel numero e svolge la stessa funzione di che. Infatti è usato come che per fare domande sull'identità o sulla qualità del nome a cui si riferisce. Esempi: quale auto comprerai? Quali musei visiterai? Vorrei conoscere quali itinerari hai scelto. Mi piacerebbe sapere quale ristorante preferisci. Nell'italiano contemporaneo, soprattutto nella lingua parlata, al posto di quale si usa sempre più spesso che. Quanto è variabile in genere e numero e si usa per fare domande riguardanti la quantità del nome a cui si riferisce. Esempi: quanti cani a Massimo? Quanto tempo resterai fuori città? Dimmi quante persone erano presenti alla cerimonia. Fammi sapere quanta farina ti serve. Ed ora parliamo degli aggettivi esclamativi. Gli aggettivi esclamativi introducono frasi che terminano con un punto esclamativo e sottolineano con enfasi la qualità o la quantità del nome a cui si riferiscono. Gli aggettivi esclamativi hanno forma identica a quelli interrogativi, cambia soltanto la loro funzione. Infatti essi sono: che, invariabile in genere e numero; quale, maschile e femminile singolare; quali, maschile e femminile plurale; quanto, maschile singolare; quanta, femminile singolare; quanti, maschile plurale; quante, femminile plurale. Adesso invece esaminiamo quali sono le loro particolarità quando svolgono la funzione di aggettivi esclamativi e quando si usano. Che e quale sottolineano con enfasi e meraviglia la qualità del nome a cui si riferiscono, e anche usati come aggettivi esclamativi che è invariabile e quale varia solo nel numero. Esempi: che albero maestoso, che bambina intelligente, quale fortuna hai avuto, quali difficoltà hai risolto. Oggigiorno il che esclamativo è usato anche in espressioni con il solo aggettivo qualificativo. Queste espressioni però, benché scorrette, in quanto l'aggettivo che dovrebbe essere sempre seguito da un nome, sono ormai generalmente accettate.
Esempi: che brutto, che strano, che meraviglia. Quale, sia come aggettivo esclamativo, sia come aggettivo interrogativo, talvolta si tronca in qual, davanti a parole che cominciano per vocale e in particolar modo davanti alle forme del verbo essere, come qual è, qual era. Esempi: qual onore ricevere una tua visita. Qual è la tua casa? Davanti a parole che cominciano per consonante, in alcune espressioni entrate nel linguaggio comune, come le seguenti: qual sono, per la qual cosa, in un certo qual modo, qual buon vento. Un esempio: in un certo qual modo era responsabile dell'incidente. Da ricordare: dato che si tratta di troncamento e non di elisione, qual non si apostrofa mai. Si scrive quindi qual è, non qual è. Quanto sottolinea con enfasi la quantità del nome a cui si riferisce. È anche usato come aggettivo esclamativo, varia nel genere e nel numero. Esempi: quanto denaro hai sperperato, quanta povertà c'è nel mondo, quante stelle ci sono in cielo. Nota: gli aggettivi interrogativi ed esclamativi si usano sempre prima del nome e non vogliono mai l'articolo. Nelle conversazioni verbali l'intonazione della voce esprime, a seconda dei casi, interrogazione o enfasi, meraviglia e stupore.